Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune, in cui andremo a vedere la figura del Teams Administrator, che come tutti gli altri sarà nominato dall'amministratore o dal Global Administrator e che avrà poteri di operatività, nel senso che potrà creare ed eliminare teams, nonché gestire le impostazioni globali del team che amministra e avrà anche poteri di creazione perché potrà creare dei team e ovviamente anche tutti gli oggetti che sono ricollegabili a un team, quindi l'ambiente OneDrive potrà gestirlo perché si crea contemporaneamente al team, così come il blocco note in OneNote, mentre non potrà gestire le applicazioni qui in basso, quindi non potrà andare per esempio ad aprire un piano in Planner o un sito in SharePoint, tantomeno le applicazioni che riguardano la piattaforma come Power Apps. E quindi innanzitutto andiamo a vedere come si conferisce il potere, come per tutti gli altri utenti attivi. Prendiamo questo accompagnatore dell'evento congressuale, gestisci ruoli, andiamo a dire che a questa persona vogliamo dare l'accesso all'interfaccia di amministrazione e scegliamo amministratore di Teams e salviamo le modifiche, cosa che come sempre non vado a fare. E dicevo, l'amministratore di team crea ed elimina i teams, quindi li può creare da zero e poi vedremo tutte le impostazioni che può andare a gestire. Quindi andiamo nell'interfaccia di Teams a vedere come si possono fare queste cose. Quindi apriamo Teams che io ho già aperto e qui io ho diversi team che mi servono anche per altri corsi di formazione e prendiamo questo Cardiology Congress che è legato al sito SharePoint che abbiamo visto nella lezione precedente e che comprende anche tutti questi canali dedicati agli attori dell'evento congressuale. Dicevo, il Teams Administrator innanzitutto può creare un team, quindi entra in team e anche non facendo parte di nessuno di questi team può cliccare qui, partecipa o crea un team, clicca su crea un team, lo può creare da zero, lo può creare da un gruppo, da un team in Teams preesistente o da un gruppo Office 365, questo lo sceglierà lui, quindi da qui può creare il team e una volta creato il team, supponiamo che sia stato lui a creare Cardiology Congress, clicca su questi tre puntini e sceglie l'opzione gestisci il team. Ecco, da qui si possono gestire tutti gli aspetti legati al team. Quindi, per esempio, anche le richieste in sospeso, che ora io non ho, ma se ci fossero delle richieste di accesso in sospeso, io potrei autorizzarle in quanto team administrator. Poi il Teams Administrator gestisce innanzitutto i membri del team. Come puoi vedere, in questo team ci sono 45 membri, di cui uno è il proprietario, Riccardo Dominici, e gli altri 44 sono dei membri, quindi non hanno i poteri del proprietario. Quindi, per esempio, non hanno il potere di aggiungere un altro membro. Se io volessi un collaboratore al quale ovviamente in qualsiasi momento potrei revocare questo potere perché mi aiuti a gestire il team, potrei dire che questo membro lo voglio far diventare proprietario, quindi clicco su proprietario e responsabile 2 è diventato uno dei proprietari del team come me, ovviamente solo io lo posso rimuovere e lui non può rimuovere me, sarò io che lo potrò ridurre in seguito a un semplice membro come prima era. Detto questo, vediamo le impostazioni vere e proprie sui poteri dei partecipanti al team, cioè che cosa possono fare quelli che partecipano al team. Quindi l'amministratore, il Teams Administrator, da questa scheda gestisce tutte queste impostazioni, a partire da quelle semplici come per esempio l'immagine, può caricare un'immagine specifica del team. Altre cose importanti invece sono le autorizzazioni che possono essere date ai membri. Qui, come vedi, andiamo a espandere tutte queste opzioni. Office 365 ci mette delle cose di default, come normalmente dovrebbe essere configurato un team, ma non è detto che debba essere sempre fatto così. Questo dipende dalle circostanze, da chi vi partecipa, dall'argomento. Quindi autorizzazione dei membri. È qui che l'amministratore, ora anche quell'altra persona a cui ho dato il ruolo di proprietario, possono gestire
tutti questi aspetti. Quindi consentire ai membri di creare e aggiornare canali. Qui c'è la spunta su sì, quindi tutti i membri, tutti quelli che hai visto qui in questa lista, con quella spunta su sì, possono creare e aggiornare canali. E se io vado a togliere questa spunta, ovviamente non potranno più farlo. Lo stesso per gli altri argomenti, di creare canali privati, di eliminare e ripristinare canali, di aggiornare e rimuovere le applicazioni, di caricare applicazioni personalizzate, di aggiornare e rimuovere le schede, quelle in alto con cui ci si può collegare a SharePoint o ad altri ambienti, eccetera. Quindi tutti questi punti saranno stabiliti dall'amministratore, ancora aggiornare e rimuovere i connettori, eliminare i loro messaggi, cioè si può consentire ai membri del gruppo di eliminare o no i loro messaggi. Si può anche dire no, i tuoi messaggi una volta che li hai scritti non li elimini più. Oppure si può dare la possibilità o meno di modificarli, quindi di dire quando li hai scritti li puoi modificare oppure no, una volta che li hai scritti non li puoi modificare. Poi queste sono le autorizzazioni per quanto riguarda gli ospiti. Ecco, qui già Teams di default ci mette delle restrizioni. Se sopra aveva messo tutte spunte su sì, sul fatto che anche i membri potessero fare queste cose, qui non lo ha fatto. Consenti agli utenti ospiti di creare e aggiornare i canali. Sarò io che dovrò andare a dire sì, glielo voglio consentire, non ci sarà di default. Consenti agli utenti ospiti di eliminare i canali. Poi qui abbiamo le menzioni. Le menzioni cosa vuol dire? Che io quando voglio mandare un messaggio con Team, quindi andiamo qui nel canale generale, vado a nuova conversazione, mando un messaggio, posso anteporre una chiocciola e lui già mi propone di fare una menzione. E per esempio io potrei menzionare anche un intero gruppo, potrei menzionare tutto il gruppo Cardiology Congress. E quindi lì si gestisce la possibilità o meno di fare delle menzioni, quindi scegli chi può utilizzare le menzioni. Io potrei utilizzare appunto la menzione chiocciola nome del team e menzionare tutto il canale o menzionare solo il canale chiocciola cardiologist. Quindi mostra ai membri la possibilità di utilizzare le menzioni o fornisce ai membri l'opzione per aggiungere ai preferiti queste menzioni. Quindi anche in questo caso mi mette di default sì, sicuramente è utile quando si comunica poter menzionare anche un intero gruppo, però potrei anche avere la necessità che questo non sia possibile farlo. Poi qui abbiamo il codice del team, nel senso che per entrare nel team io posso anche creare un codice, lo posso anche reimpostare e me ne genera un altro, quindi io lo copio e per entrare nel team senza chiedere il permesso lo vado ad incollare qui e partecipo al team. Quindi torniamo dove eravamo prima, impostazioni, abbiamo visto il codice, qui gli elementi divertenti, quindi le emoticon o altre cose, posso mettere un'impostazione moderata o restrittiva, quindi quella restrittiva mi consentirà di utilizzare meno adesivi e poi qui c'è anche la possibilità di stabilire chi può gestire i tag, perché i tag possono anche essere creati. Quella chiocciola che hai visto prima che si antepone alla menzione, si antepone a qualcosa che già esiste perché io ho già creato il gruppo Cardiology Congress, ma potrei creare un tag dove ci sono soltanto 3 persone perché voglio citare soltanto quelle 3 persone perché mi serve per lavoro. Per esempio, c'è da fare il pranzo del congresso in un determinato albergo, metterò il responsabile dell'agenzia eventi che si occupa di quel pranzo, il catering e il responsabile in albergo che segue quell'avvenimento e mi fa comodo comunicare rapidamente con loro, quindi lo vado a creare il tag, non l'ha creato di default Office 365 e quindi qui si stabilisce chi può fare queste cose e ovviamente chi non lo può fare, quindi lo possono fare solo i proprietari del team oppure lo possono fare tutti, proprietari e membri del team, ovviamente gli ospiti non sono nemmeno previsti per avere questo potere di creare e gestire i tag. E poi c'è l'app turni che rimane sempre di default configurata, si può anche togliere, che viene utilizzata per i turni di lavoro, ma quella è una cosa dettagliata che sarebbe lungo spiegare. Qui dovevamo solo vedere come
l'amministratore del team conferisce tutti questi poteri per fare in modo che all'interno del team ci sia ordine, le attività avvengano in un determinato modo, chi non debba dire una certa cosa non la possa dire, gli sia impedito assolutamente di scrivere, non deve vedere quello che si dicono nell'altro canale, quindi quel canale anziché pubblico va creato privato. Quindi questo dipende dall'organizzazione aziendale, dipende dall'attività che si svolge, quindi non c'è una regola precisa, però mettendo tutte quelle spunte o non mettendole si vanno a determinare tutti questi aspetti. Quindi diciamo che possiamo chiudere qui la lezione sulla figura dell'amministratore Teams Administrator e ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!